Primo video della serie, esci di galera e goditi la musica perché il tango è meraviglioso e non vogliamo ballarlo tristemente in galera. Cosa stavo facendo prima? Stavo muovendomi rispettando il beat. Non facevo nulla di sbagliato, ma certamente stavo in galera, nel senso che non mi godevo in nessuna forma e maniera quello che la musica mi raccontava. Rispettavo una scansione, una pulsazione, andavo a scaricare in corrispondenza di un beat. Il tango è meraviglioso, quindi ti propongo di godertelo e quest'oggi andiamo a esaminare il tema A di un tango famoso, Je ne sais perché te quiero, Canaro, e andiamo a scoprire che cosa c'è di interessante e come poterlo tradurre in danza. Ascoltiamolo insieme e focalizzati su quello che io ti racconto attraverso i miei movimenti delle braccia e delle mani. Cosa ti ho raccontato con questi semplici gesti delle mani? Ho cercato di raccontarti quelle che erano le informazioni interessanti da cogliere di questo brano, di questo tema A. Come sai in un tango ci sono almeno due temi, tema A e tema B. Il tango inizia con la continuità e sottolinea la fine della frase. Questo nella prima frase, nella seconda frase che ripete la continuità. Quindi entriamo nel meccanismo delle ripetizioni e delle chiusure di frase. La terza è divisa in due, quindi metà frase dà un'informazione e l'altra metà, come fosse una risposta, dà un'informazione diametralmente opposta. La terza, la quarta e la quinta frase, sì perché ci sono ben 5 frasi, sono strutturate in 4 più 4, quindi metafrase e metafrase. Non è un giro continuo di 8 battute come la prima e come la seconda frase. E noi quando balliamo non possiamo trascurare ovviamente questo fatto. Vedi, anche solo un tema A quanto è ricco, quante informazioni, se lo esaminiamo, nutrono il nostro ballo. Se noi riconosciamo come è fatto, se noi riconosciamo quello che ci sta raccontando l'orchestra. Ti faccio vedere come ho dimostrato al termine di una mia lezione di interpretango il tema di questo tango, in cui io racconto con una piccola sequenza quello che era la proposta fatta ai miei allievi, che è quella che ho raccontato a te, esattamente. Quindi 2 frasi in continuità con la sottolineatura del finale di frase. 3 frasi divise 4 più 4 in cui si gioca in qualche modo una simmetria di informazione. Spero che questa informazione ti possa servire a danzare in modo più consapevole e a goderti la musica quando balli il tango o il vals o la milonga. Per aiutarti a comprendere il senso della mia sequenza, 40 secondi, tema A, ho inserito dei segni grafici. Quando la frase offre continuità ritmica, vedrai questo segno qua. Quando l'orchestra sottolinea il fine frase, vedrai questo segno. Quando la frase è divisa in 2, quindi 4 più 4, o quando la semifrase a sua volta è divisa in 2 più 2, ed io posso sfruttare movimenti diametralmente opposti
vedrai questo segno qua, oppure inevitabilmente questo segno qua. Guardiamo la sequenza. Se anche tu non ti accontenti di stare in galera camminando sul beat, ma vuoi goderti la musica, ti invito ad approfondire con me nelle lezioni di Interpretango online. In descrizione trovi tutte le info e trovi anche il ballo completo, la demo completa in cui io dimostravo quello che yo no sé porque te quiero mi stava raccontando. Alla prossima, ciao e buon tango!